Yeah, just a tough loss for us. Too many mental mistakes on the offensive and defensive end tonight. We took some uncharacteristic shots, and we fell asleep on defense too many times. And when you play a team that's third in the league, you can't make those mistakes. And we fell asleep, and we let some of their shooters get open, and they made us pay. So just a real tough loss for us tonight. È una sconfitta dura per noi da digerire. Abbiamo avuto dei vuoti mentali sia in attacco che in difesa. Abbiamo preso dei tiri che non sono caratteristici della nostra squadra, del nostro modo di giocare, e abbiamo avuto anche dei buchi in difesa, e quando giochi contro una squadra che comunque in terza posizione nel nostro campionato queste cose le paghi. Hanno preso dei tiri troppo facili a un certo punto, e quindi sono riusciti a portare a casa la partita per questo. Coach, l'ultimo quarto è sembrato la fotocopia di quello con Trieste, la squadra che fino al fine terzo quarto difende bene, tiene gli avversari a pochi punti, poi nel quarto quarto crolla vertiginosamente. Come mai? The fourth quarter was like the Trieste game. Until the end of the third, we play fairly good defense. But in the fourth quarter, we have a big loss of concentration points. What happens? I mean, it's basketball. Each team's trying to play. Each team's trying to win. Maybe we're a little fatigued, a little tired. But it's no excuse. We need to be better. We need to make better decisions, and we can't go into a quarter up 11 and lose the basketball game. We got to be a little more detailed with what we do. Sì, vabbè, questo fa parte del gioco. Ci sono anche gli altri in campo nel quarto quarto, ce la mettono tutta per poter cercare di vincere la partita, per rientrare. Forse eravamo un pelino stanchi, ma questa sicuramente non è una scusa. Abbiamo avuto mentalmente abbiamo fatto troppi errori in questo quarto quarto. Siamo partiti avanti di 11 e non siamo riusciti a chiudere la partita, e quindi Dertona ha avuto la possibilità, con i buoni giocatori che ha, di ribaltare il risultato. Una domanda sugli arbitri: c'era un fallo clamoroso di Radosevic sul tiro da 3 di Figlio che ha pareggiato la partita. Non ne penso dell'arbitraggio, poi l'altra è se forse il quintetto all'inizio del quarto quarto era un po' povero di talento, insomma, ha permesso un 8-0 subito all'inizio del quarto quarto, che ha ripreso, ha messo in equilibrio la partita. Two questions on the 3 pointers that tied the game. The Filoi, there was a clear offensive foul of the Radosevic. What do you think about the I'm not here to general, talk about the refs. That's not my job. Okay, non parlo degli arbitri. And then the starting five at the beginning of the fourth quarter maybe was a little bit too poor in talent. They came back and we couldn't score at the beginning of the quarter. Yeah, we had a good third quarter, and guys can't play the whole second half, so there has to be breaks, and we just weren't good enough. We tried to hold them off, going up 11, and they scored right away to get back in the game. So looking back on it, there's different things maybe you could have done, but it is what it is. Forse sì, col senno di poi magari si potevano fare cose diverse, però ricordiamoci che il fatto che siamo andati avanti di 11 punti nel terzo quarto è stato perché i giocatori in campo hanno fatto un grosso sforzo anche fisico, e quindi tutto il secondo tempo così non lo possono, tutto un tempo così non lo possono reggere, quindi è chiaro che ci sono dei cambi da fare. Alla luce di poi della rimonta subita all'inizio dell'ultimo periodo, ritiene che si sarebbe potuta fermare la partita con un time out? Prima domanda. La
La seconda è, i due pivot questa sera hanno spremuto 2 punti contro i 27 dei due pivot di Tortona. C'è tanta differenza anche lì questa volta. Grazie. When they came back, do you think there could be a stop of the game by using a timeout? And this is first question. And the second question is, our inside players scored 2 points overall. Tortona had like 27. You can notice that the difference between the inside players tonight, between the two teams. I mean, the score was 89-88, so it doesn't matter if our bigs had so many points and their bigs had so many points. It doesn't matter. The score was 89-88. That's what we look at. It's not individual stuff. The way they defended is they, take care of the rollers a little bit more. So the guards were able, Kobe was able to get in the paint a lot because they stayed more with the rollers than other teams did. So, it's all about, making the right basketball play. That's what we look to do. And, we didn't make enough of them tonight. But I don't look at position versus position, who scores what. The bottom line is we lost by 1. So, yeah, that's that. Il punteggio non è 27-2, il punteggio è 89-88, è quello che a noi alla fine interessa vedere. Hanno giocato la loro partita, i nostri piccoli, soprattutto Ross, ha avuto molto spazio per poter prendersi le sue conclusioni, perché i loro lunghi stavano sul pick and roll con l'uomo che rollava, che andava verso il canestro, quindi liberando un po' più di spazi, e quindi è questo che noi, in base agli uomini che abbiamo, cerchiamo di fare. Sorry, he asked about the timeout first. Yeah, I called one timeout with 5 minutes to go in the fourth quarter. I called another one, at the end, and we still had one more, if we were able to advance the ball late. So I'd rather have a timeout at the end for an advance if we needed it. But they missed the last free throw, so we couldn't do that. But yeah, you only get 3 timeouts, and we had one if we could advance it, but it didn't get to that with a missed free throw. Abbiamo ottenuto l'ultimo timeout, eventualmente per l'ultimo tiro. Era chiamato uno dopo 5 minuti nel quarto e un altro poco dopo, quindi questo è il mio modo di gestione, è stato il mio modo di gestire la partita questa sera. L'ultimo tiro l'avete impostato così su Ross, o aveva pensato magari una soluzione diversa e poi il momento ha portato Colby a fare la scelta? The last offensive possession for us was planned like that, or the momentum brought Colby to take that decision? I mean, Kobe was having a good game with the ball in his hands. I don't know. I think he might have shot it with like 3 seconds on the shot clock. Maybe you shoot it, as the shot clock's going out, but you can't, predict that all the time. So maybe, I got to go back and look at the film. Maybe the shot was a little early, but, we need to get back on defense, and, we can't foul a shooter, with 1 second to go, pulling them for a non-paint too. So, if they beat us on the last second shot, they beat us on the last second shot, but we can't, foul a jump shooter at the end of the game. And so, I mean, we got to watch the film and see what happened. But, basketball games, you look at the last possession. That's not what won or lost the game. I mean, there was plenty of other possessions. I mean, there was a dead ball where we're talking to the referees and not getting back in the third quarter, and they just threw the ball ahead and made a layup. Like, that's fixable. There's times when there were screens and we're just standing there and guys fly off and get a shot. So, like, those are fixable things. And then you don't go down to a last-second play, a last-second shot, where there's luck and chance involved. You've got to be solid for 40 minutes, and I don't think we were for much of the game. So, that's on us. As a coaching staff, we have to get better. And as a team, we got to get better. It hurts to lose on the last second, but, there's so many other things throughout the course of the game that we need to get better on. All'ultimo possesso abbiamo cercato di mangiare il più tempo possibile, era pianificato quello, poi
possiamo andare a rivedere il filmato, magari si poteva fare qualcosina di meglio in termini di tempo da lasciare agli avversari, e poi dobbiamo rientrare meglio in difesa e sicuramente non dover fare un fallo sul tiratore che non era neanche troppo vicino al canestro. Però queste sono situazioni che, guardando la pallacanestro, ogni volta ti danno un'interpretazione differente. Sono piuttosto più arrabbiato per il fatto ci sono delle cose che possiamo sicuramente migliorare. Riguardandolo mi viene in mente soltanto un'azione in cui siamo rimasti a parlare con gli arbitri in attacco e abbiamo preso un canestro da sotto completamente, una schiacciata da sotto, 1-0. Queste sono cose, secondo me oggi non eravamo al 100% in queste cose, e sono cose che lo staff tecnico deve valutare bene riguardando la partita e andare a intervenire sulla squadra.